Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per la primavera 2024. Ragazzi, abbiamo la carta della forza. Quando c'è la forza si parla sempre di un momento dove o è richiesto il vostro coraggio o dove è richiesta la vostra forza, può essere sia quella di volontà sia la forza morale. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Scusate, c'erano due carte girate al contrario. Sempre in descrizione trovate le previsioni per il 2024 e il link per le tarot pratiche del 2024. Bene, andiamo. Cavaliere di coppe, ragazzi, il mago, 2 di coppe, sei di spade, imperatore e 8 di spade. Allora, adesso andiamo a vedere, diciamo, l'energia disponibile, quindi andremo a vedere carta per carta. Dopo mi soffermerò sui vari settori, quindi single piuttosto che coppie, piuttosto che il lavoro, autonomi, disoccupati, piuttosto che l'economia. Allora, partiamo da questo cavaliere di coppe, ragazzi. Mm. Dunque, scusate, stavo già guardando anche tutte le altre e ho come l'idea che potrebbe esserci una evoluzione di una certa, soprattutto relazione, però per qualcuno è una situazione. Adesso andiamo a vedere carta per carta il Cavaliere di Coppe. Abbiamo un Re di Bastoni e la Ruota della Fortuna. Dunque, adesso come adesso solo con queste due carte, adesso poi andiamo a vedere, ripeto, le altre, ma io ragazzi ho come la sensazione che o verrà lasciato indietro un certo tipo di ruolo, può essere che qualcuno che vi sia stata fatta un'offerta per un cambio di ruolo, un aumento magari di livello, potrebbe anche essere un cambio lavorativo per qualcuno, un cambio, diciamo, a livello relazionale. E ho come la sensazione che siate lì che non sappiate bene che cosa scegliere. Andiamo a vedere il mago. Abbiamo la regina di denari. E l'imperatrice. Due carte con un forte divino femminile, soprattutto l'imperatrice. Una forte energia di creazione, di concretezza, di materialità e di abbondanza. E tutto per spiegare questo mago, ragazzi. Quindi io ho come la sensazione che ci saranno nuovi inizi di tipo concreto. Anche se ho come l'idea che qui con la ruota della fortuna al contrario si debba fare un cambio che non si vuole tanto fare probabilmente. Andiamo a vedere, ecco perché la forza. Andiamo a vedere il 2 di coppe.
7 di coppe, 3 di coppe. Mm. Allora, io credo che qui ci sia da trovare degli accordi. Allora, ragazzi, per me hanno un senso molto forte per chi è in coppia, questa serie di carte. Allora, vi dico quello che sento, poi comunque ci ritorno dopo con la sezione single, coppie e vi dicendo. Qui ho come la sensazione che un certo tipo di relazione, è come se vi facessero una sorta di offerta che voi non sapete bene se accettare o no durante questo periodo della primavera, però a quanto pare c'è questo nuovo inizio, quindi può essere che accetterete questo tipo di offerta che vi viene fatta e si va proprio verso la prosperità comunque, verso quello che è una concretezza, una crescita proprio. Poi arriviamo a questo due di coppe e qui ho come la sensazione che si debbano comunque raggiungere degli accordi, dei compromessi, mm, cose per lo stile. Adesso vediamole tutte e poi ci ritorniamo. Andiamo a vedere questo 6 di spade. Carro. Carro e 6 di pentacoli. Allora, di nuovo, anche il carro qua mi parla di qualcuno che deve prendere in mano le redini di una certa situazione o di una certa relazione. Se guardo questo gruppo di carte, ho come la sensazione che qualcuno non si voglia allontanare da una relazione e per qualcuno è extraconiugale. È come se sì, il cambio so che deve essere fatto, ma non voglio farlo. Potrebbe essere quello del lavoro, perché comunque ho tante carte che mi indicano la concretezza, la materia. E poi qui, ragazzi, avete anche un imperatore, qui c'è l'imperatrice. Adesso andiamo a vedere l'imperatore. Uff, morte e diavolo. Mm. Qui di nuovo sono due carte che mi dicono che è ora di lasciare indietro qualche tipo di condizionamento. Vi dico, potrebbe essere un ruolo. Ce l'ho molto forte qua, sinceramente. Potrebbe essere un ruolo di un padre anche. Non so, magari vi sentite responsabili per qualcuno, padre, madre, genitore. Vi sentite responsabili per qualcuno e può essere che non, che sia giunto il momento, insomma, un po' di lasciare andare. Qui anche con la carta del carro vi dicono andate oltre, andate avanti e qui comunque c'è questo inizio nella primavera, questo nuovo inizio. Però qui bisogna lasciare andare un qualche tipo di dinamica di comportamento, perché vi ricordo l'imperatore è colui che si dà delle regole per conseguire i propri obiettivi. Qui probabilmente ci sono delle regole o troppo strette o ci sono delle questioni. Attenzione che con il diavolo ci potrebbero anche essere questioni illegali di mezzo, considerata tutta la materia che avete, come del denaro illecito, o come questa sensazione. O potrebbe anche essere il fatto, non necessariamente illecito, però potrebbe anche essere il fatto che con questo diavolo non possiate magari spendere come voi volete o c'è qualcosa qui tra la morte e il diavolo che bisogna ehm, o tagliare appunto, oppure si potrebbe anche, diciamo, un attimino cambiare certe regole, cambiare certi equilibri, cambiare certi contratti, riaggiustare, mi verrebbe da dire, perché è un po' quello che vedo anche qui con il due di coppe, c'è da trovare un accordo, un punto di incontro. Andiamo a vedere l'otto di spade. 5 di coppe e amanti. Che interessante. Allora, se ve la devo dire tutta qui,
La cosa che mi viene più forte è una questione relazionale, di coppia, quindi non parto dai single, parto dalle coppie perché è il messaggio più forte che mi arriva. Qui ho come la sensazione, soprattutto se siete in una triangolazione, che ci sia come da, diciamo, tirare una linea e capire che cosa si vuole fare, ragazzi, perché qui, ripeto, sento come se vi fosse arrivata un'offerta, qualcuno vi avesse proposto qualcosa e secondo me qui è il caso di, cioè, ma più che altro perché avete la ruota della fortuna al contrario, come se doveste chiudere qualche cosa che non si vuole chiudere e qui c'è il mago, la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo. Vi dico, se fosse una relazione nuova, quindi con la terza persona in questo caso, devo dirvi che, cioè per esempio, faccio degli esempi più concreti. Se siete in un matrimonio e sapete che nonostante gli sforzi che arrivano dalla controparte, matrimonio o convivenza, voi vorreste comunque chiudere questa relazione, io qui vedo che si potrebbe iniziare una relazione appunto con la terza persona, però ragazzi, quello che sento è che ci sarà un po' di disillusione, nel senso che non sarà tutto rose e fiori, dovrete comunque cercare un accordo. Non dico che sarà difficile, non lo dico per adesso, però sì che sarà necessario trovare un punto d'incontro e mi viene da dire scendere un po' dalle nuvole, visto che abbiamo questo sette di coppa al contrario. Allora, adesso andiamo settore per settore. Ehm, I single. Allora, per i single, ragazzi, devo dire che c'è tanto movimento in questa primavera. Potreste anche conoscere più di una persona e vi dirò che sì, potreste iniziare una bella relazione d'amore, una bella storia d'amore, perlomeno una bella conoscenza, però avendo sia la regina di denari che l'imperatrice, che il due di coppe, che gli amanti, secondo me potrebbe anche essere qualcosa di bello importante. Per le coppie, ripeto, siamo in una situazione un po' così, quelle perlomeno in triangolazione. Se invece fosse solo in una coppia, io qui sento che si potrebbe andare al passo successivo. Probabilmente qualcuno vi farà cioè qualcuno, il vostro partner o la partner vi farà un'offerta che non saprete tanto se accettare o no, ma è come se qui vedo sì, ok, si accetta. E, e in questo senso la sensazione è non importa quello che arriva, lo affrontiamo come arriva. Però positiva, prosperità, eventualmente avete anche l'imperatrice, se questa offerta che vi fanno di costruire una famiglia e di avere figli, la primavera può essere un buon periodo per la gravidanza. Se allora andiamo a vedere il lavoro. Se siete disoccupati, allora ragazzi, se siete disoccupati, devo dire che ci sono buone prospettive, sì, di incontrare lavoro. Stavo guardando se con contratti a lungo o breve termine, ma mi danno tutti e due, quindi può essere sia uno che l'altro. Per qualcuno potrebbe essere necessario spostarsi e qui sento che potrebbe pesare, con questo diavolo e questa morte al contrario, è come se ci fosse qualche cosa da tagliare. Per qualcuno si tratterà di cambiare la macchina letteralmente perché magari dà troppe spese o ehm, c'è un qualche tipo di taglio. Questo lo dico per tutti e tre, occupati, disoccupati, per tutti. C'è qualche taglio da fare per preservare la vostra economia. È un po' come se ci fosse da mettere in equilibrio quanto spendete e quanto incassate. Un po' come il, ok, rivedo la lista delle priorità per le spese. Ehm, ma soprattutto per i disoccupati, ragazzi, perché giustamente se non avete una fonte di ingresso è molto importante, cioè, sì, rifare l'ordine delle priorità. Che cosa serve, che cosa è necessario, che cosa si può aspettare e via dicendo.
Allora, se siete occupati, ragazzi, sento che potrebbero spostarvi di reparto, potrebbero ho come la sensazione che a qualcuno verrà aumentata la responsabilità, magari cambiato anche il ruolo, però per adesso è come se la parte economica non seguisse l'aumento delle responsabilità. Quindi quello sarà una nota un po' dolente, probabilmente sarà un qualche cosa per cui insomma dovrete parlare, no? Però è come se non fosse il momento. Quindi sento che per qualcuno appunto ci sarà un aumento di responsabilità, ma è come se il soldo non fosse equilibrato con quello che fate in più rispetto a prima. Però comunque, diciamo a livello di ambiente di lavoro, le cose possono funzionare. Per qualcun altro vedo proprio invece un trasferimento, ragazzi, anche da una città all'altra. E potrebbe essere anche, non solo per il lavoro, ma proprio a livello di abitazione. Cioè mi trasferisco in quella città perché il lavoro mi porta lì. E devo dire che, soprattutto se è una cosa che vi capita spesso per il lavoro, e comincia a stancarvi questa cosa qua. Però io sento che, insomma, per adesso è un po' l'unica strada che vedete. Però guardate che poi avete gli amanti e quindi tutto sommato c'è equilibrio. Se siete autonomi, ragazzi, allora qua ci sono degli aggiustamenti da fare a livello di collaborazioni, a livello di scelte, e ho come la sensazione che si debbano lasciare andare certe regole, certi, mi dicono finanziamenti, come se fosse il caso di chiuderli o di togliersi dalla testa di chiedere certi finanziamenti, come se non fosse un buon periodo quello della primavera. Infatti ricordatevi che c'è Mercurio retrogrado ad aprile e quando c'è Mercurio retrogrado è sempre bene non iniziare niente, perché quello che inizia un po' a singhiozzi. Questo io non sono un'astrologa, però cercate su YouTube, sicuramente troverete informazioni più dettagliate di quelle che riesco a darvi io. Comunque ragazzi è come se fosse, se non fosse un buon momento per fare movimenti economici o per prendere scelte importanti, a parte, a parte la zona relazionale di coppia, ma perché vedo questa imperatrice che mi parla di gravidanza, mi parla di nuovi progetti, mi parla di bambini, però per quello che riguarda, diciamo, la zona del lavoro, la zona delle decisioni importanti, anche se fosse un cambiare casa, è come se mi dicessero no, meglio di no, è meglio resistere ancora un attimino. Vi dico, avete comunque la carta degli amanti che un po' minimizza questo 8 di spade, quindi sento che tutto sommato farete anche un lavoro sull'amor proprio e sul capire che cos'è che vi vincola. Tenete presente che qui avete diavolo e morte al contrario e qui avete anche la forza, è come trovare il coraggio di andare avanti oltre queste due carte che mi indicano schemi di comportamento tossici semplicemente, eh? Ok. Per quello che riguarda, ragazzi, l'economia, come vi ho detto, non la vedo male, però è come se ci fossero, allora, o delle spese impreviste, o aspettate, mi si è arrotolata la lingua, qualche guadagno illecito. Potrebbe essere necessario rivedere che tipi di finanziamenti chiedere, soprattutto se avete un'azienda, perché è come se non fosse un buon periodo per chiedere finanziamenti. Però tutto sommato, ragazzi, una volta che prenderete la decisione di che cosa lasciare indietro e che cosa no, che spese si possono ancora affrontare e quali si possono evitare, devo dire che comunque questo tipo di scelta servirà a voi per mantenere integro, diciamo, il vostro gruzzoletto, i vostri risparmi, insomma. Va bene, andiamo a vedere un olio essenziale. Quale olio essenziale vi consigliano? Ok,
Ok. Manuka. Non vi leggo il nome in latino perché non si può sentire. Allora, porta autorigenerazione e trasformazione e si può applicare a livello cutaneo oppure attraverso un bruciatore d'essenze. Quindi se avete bisogno di rigenerarvi, di trasformarvi, qui abbiamo la morte che è la carta della trasformazione, qua non si vede, vabbè ve la lascio qui. E quindi probabilmente avete bisogno di rigenerare. Ragazzi, sento come se vi dicessero di cambiare il modo in cui fate soldi. Mi è arrivato questo messaggio così e ve lo dico. Va bene. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato qualche spunto di riflessione, qualche indicazione interessante. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale nel caso vogliate intraprendere un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!